La cruda realtà è che una Squire Sonic da 170 euro ben settata la maggior parte delle volte è troppo per molti di noi. È troppo per molti di noi. Scommetto che hai cercato migliore Stratocaster su Google e ora sei più confuso di prima. Squire Classic Vibe, Player 2, Vintera 2, Professional 2, Ultralux Vintage. Ognuna dice che quel modello è il migliore. La verità è che non esiste una Stratocaster universalmente migliore. Se esiste, non sempre è il modello più caro. Ogni modello ha un target specifico, occupa un gradino preciso nella mia scala delle Stratocaster. Ti mostrerò il tuo modello ideale in meno di 60 secondi con un sistema che uso da anni con i miei studenti. E alla fine del video ti darò anche una checklist completa da scaricare che ti rivelerà qual è la tua Stratocaster ideale, senza errori che potrebbero costarti caro. E per i più maliziosi sappiate che questo video non è sponsorizzato da Fender. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e in oltre 30 anni di insegnamento ho sviluppato un metodo che uso con tutti i miei studenti per arrivare alla loro Stratocaster ideale. Questo sistema l'ho chiamato i 4 pilastri della chitarra e ti sarà utile perché ti porterà dritto al modello giusto per te, evitando confusione e spese inutili. Quando cerchi una chitarra la prima cosa che fai è vai su YouTube, leggi le specifiche, ti documenti, non dico che sia sbagliato, ma so per certo che questa è la strada più lunga e rischiosa per il tuo portafogli. I 4 pilastri che adesso vedrai vengono prima di tutto il resto e ti mostrano automaticamente quale categoria di Stratocaster fa al caso tu. Il primo pilastro è il budget, ma non come lo intendi tu, non è solo quanto i soldi hai in tasca oggi, ma quanto sei disposto a investire musicalmente. Hai 400 euro e vuoi iniziare a suonare? Oppure hai 2000 euro e vuoi uno strumento per i prossimi 10 anni? Queste sono strategie completamente diverse che portano a scelte opposte e se alla fine del video volete approfondire vi lascio i link a tutti i modelli in descrizione. Vi faccio un esempio pratico che uso con i miei studenti. Marco ha 18 anni, suona da poco e ha ricevuto 400 euro per il compleanno. Gli consiglio una Squire Classic Vibe. Luca invece è un impiegato di 40 anni con un budget di 900 euro che vuole ricominciare a suonare dopo 10 anni di inattività. Per lui la scelta giusta potrebbe essere una Player 2 nuova, 2 modelli Stratocaster entrambi perfetti per il loro budget. Ma attenzione, perché il secondo pilastro cambia completamente tutto. Vuoi modificare lo strumento o vuoi suonare subito? Se ti piace ad esempio smanettare con i pick-up e le elettroniche, compra uno strumento economico e divertiti a modificarlo. Io l'ho fatto ragazzi ed è fighissimo, trovate il link qui sopra. Se invece vuoi aprire la custodia e suonare subito senza pensieri, compra uno strumento che esce già con un buon hardware e ben settato dalla fabbrica. Questa è una decisione importante che elimina metà delle opzioni disponibili. Il terzo pilastro divide il mondo delle Stratocaster in 2 universi paralleli. Il vibe cosiddetto vintage contro il suono moderno. Le chitarre in stile vintage hanno dei pick-up meno potenti, un suono più aperto ed un feeling sullo strumento diciamo più tradizionale, soprattutto a livello di manico e di corpo. I modelli invece moderni possono essere più performanti con tastiere veloci, con dei corpi ergonomici e hanno dei pick-up solitamente con un'uscita maggiore e con un sustain prolungato. Non si tratta di dire è meglio o peggio, sono semplicemente 2 filosofie che si adattano a degli stili musicali diversi. E il quarto pilastro ragazzi è il più delicato. Made in USA. Vi faccio una domanda: quanto vale la pena spendere per una Strato americana e quanto è solo marketing? I modelli americani partono direttamente da una fascia nettamente superiore. Vedi la Performer intorno ai 1500 euro, la Pro 2 intorno ai 2000, circa il doppio quindi rispetto alle linee messicane come la Player Modified. Ma la differenza in qualità giustifica il prezzo? Dipende da dove sei nel tuo percorso musicale e cosa cerchi dallo strumento. Come vedete i 4 pilastri della Stratocaster eliminano automaticamente il 95% delle opzioni disponibili. Non dovete più controllare 20 modelli diversi perché questi 4 pilastri vi portano direttamente alla categoria giusta per poi scegliere il modello specifico all'interno di quella fascia. Ma come applicare tutto questo al tuo caso? È molto semplice, ogni modello occupa un gradino preciso nella mia scala della Stratocaster. Vediamo come funziona in pratica, ma prima, se il video vi sta piacendo, prendete un pilastro del vostro palazzo e poggiatelo delicatamente sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale.
Mai! Ho mappato l'intera gamma Fender in un sistema a gradini che rispetta il tuo percorso naturale come chitarrista. Ogni gradino ha il suo perché. Saltare infatti dei gradini in alto o in basso può costarti caro, sia in termini di soldi sprecati, ma soprattutto di frustrazione. I 3 errori più comuni che sento in giro sono sempre gli stessi. 1. Spendere troppo. Il principiante, ad esempio, che prende un American Ultra 2 perché così non devo cambiare più. 2. Spendere poco. L'intermedio che risparmia invece di andare su una Player 2 prende una Squier Sonic che non lo soddisfa. O peggio ancora, 3. Salire sul gradino sbagliato per le proprie esigenze. Ad esempio il bluesman che compra una Ultra 2 quando gli basterebbe tranquillamente una Vintera 2. E io ragazzi anni fa ci sono caduto con tutte le scarpe. Nei primi anni del 2000 presi una Stratocaster Fiesta Red, mi sembra fosse una 58, bellissima, con il manico in acero, con gli occhi di pernice, veramente stupenda, ma scomoda per il genere che suonavo allora. Per cui se volete evitare brutte sorprese e soprattutto spese pazze, iniziamo a salire insieme sulla scala della Stratocaster. Il primo gradino parte con la Squier. La Sonic ha sostituito la vecchia serie Bullet, costa indicativamente 170 euro ed è perfetta se siete dei dodicenni o se siete poveri. Vuoi capire se ti piace davvero suonare la chitarra. Le caratteristiche di questo strumento sono proprio semplici: pick-up ceramici, hardware economico e il setup, insomma, non è proprio il massimo. Diventa sicuramente un limite se pensi di suonarci per anni senza farci degli upgrade per migliorarla. A seguire troviamo la serie Affinity, leggermente meglio e dal costo di circa 270 euro, ma è con la Classic Vibe che saliamo sul primo gradino serio. La trovi indicativamente sui 400 euro. È una chitarra che suona davvero come una Strato, i pick-up Alnico sono credibili, le finiture vintage sono accurate e la costruzione è solida. Molti professionisti la usano come chitarra di backup o per modificarla. Uno su tutti il mio amico Giordano di Airfried, che ama fare upgrade e relic artistici non solo alle sue Squier e che sono state suonate anche su grandi palchi. Ma sentiamolo un attimo. Ciao Giordano! Allora, che ne pensi di queste Squier? Ciao Ale, guarda, credo che con il livello di specializzazione raggiunto oggi e con le macchine a controllo numerico disponibili, fare uno strumento sbagliato adesso è molto difficile. Il problema la maggior parte delle volte risiede nella nostra testa, dove il possedere è più importante del saper fare. Lo sai, sono estremo, no? Quindi, concludendo, la cruda realtà è che una Squier Sonic da 170 euro ben settata la maggior parte delle volte è troppo per molti di noi. Comunque, se non ci credi, prendi una squeglietina e te la friggo, così vedi. Allora ne prendo una e prossimamente la modifichiamo. Ciao! Abbandoniamo la produzione asiatica e saliamo sul gradino del Made in Mexico. Player 2 e Vintera 2, due chitarre con filosofie diverse. La Player 2 è spesso la scelta più popolare per chi cerca un suono moderno e versatile. Il manico è un Modern C con radius da 9,5 a 22 tasti, il ponte a 2 viti, di pick-up Alnico 5 ad un costo di circa 850 euro. Esiste anche la serie Player Modified che include degli upgrade, ma il costo sale di circa 200 euro. La Vintera 2 invece è perfetta per chi vuole un'impronta, diciamo, vintage. Un manico a C o soft V in base al modello con un radius da 7,25 e pick-up vintage style con un'uscita ovviamente più debole. Il costo è di circa 1100 euro. Con questi modelli siamo sul top di gamma del Made in Mexico, provatela e poi mi direte. Ma ragazzi, se poi volete per forza quella scritta Made in USA, allora dobbiamo salire sul prossimo gradino dove troviamo la più economica American Performer o l'American Professional 2. La Performer è uno strumento dal costo di circa 1500 euro che include dei miglioramenti che la rendono ancora più stimolante da suonare. La prima serie ha sostituito nel 2017 l'American Standard come quella che vedete qui dietro e che ho modificato per renderla davvero super. Se non avete visto il video ragazzi vi lascio il link qui sopra e in descrizione. Se invece vi avanzano, che ne so, 500 euro in tasca, 4,50, entrate nel mondo della Professional 2, la Strato perfetta per il chitarrista moderno. Monta i pick-up V-Mod che sono molto bilanciati, il manico è un Deep C confortevole, 22 tasti, elettronica affidabile e soprattutto versatile. Sui gradini più alti della scala troviamo la serie Ultra 2, American Vintage 2 e la nuovissima American Ultra Lux Vintage. Parliamo ragazzi di chitarre premium da 2500 euro in su e qui il dilemma tra vintage e moderno si
si fa sentire. Ma c'è una soluzione che vi dirò tra poco. L'Ultra 2 giustifica il prezzo con innovazioni concrete come legni di prima scelta, addirittura su alcuni modelli ci sono delle tastiere in ebano. Pickup ultra noiseless, radius compound 1014, meccanica autobloccanti. L'American Vintage 2 invece è il modello per chi cerca uno strumento considerato il diretto discendente delle Fender originali. Ricrea infatti facilmente le specifiche vintage con tutte le loro caratteristiche, inclusi i compromessi dell'epoca. 21 tasti, pickup pur vintage 61, capotasto in osso, per cui se amate o cercate le timbriche e soprattutto la risposta di una Fender vintage e volete una qualità incredibile, questo modello sicuramente non vi deluderà. E se ragazzi volete il meglio dei due mondi, vintage e moderno, la scelta cade sull'American Ultra Lux Vintage, come questa Telecaster che mi ha regalato Fender in occasione del lancio mondiale di questa nuova serie. Andatela a vedere, vi lascio il link qui sopra, è uno strumento pazzesco e sicuramente per molti può considerarsi uno status symbol, anche perché se sei un professionista suoneresti altrettanto bene con una Squier. Io ragazzi la sto suonando da un mese e questa Ultra Lux Vintage per me è strepitosa. Ovviamente non è uno strumento per tutti, ha un target ben preciso, anche perché siamo ragazzi su 3.500 euro, un gradino sotto le custom shop come questa Jeff Beck Custom che ho da anni e che considero davvero la mia number one. Come vedete ragazzi non si tratta quindi di spendere di più, ma di scegliere il gradino che vi farà suonare di più e meglio. Il gradino giusto infatti ti motiva a crescere, mentre quello sbagliato ti limita o ti crea delle frustrazioni. Se non vi siete segnati questi modelli non vi preoccupate, potete scaricare la scala della Stratocaster con tutti i modelli dal link in descrizione. Ma a questo punto la domanda che vi faccio è: come riesci a identificare il gradino in cui ti trovi senza sbagliare? Ecco la checklist da 60 secondi che risolve tutto. Questo è il sistema rapido che uso con i miei allievi per non fare delle scelte sbagliate. Ti porta dritto al modello giusto senza perdere tempo con demo infinite o specifiche tecniche che ti confondono le idee. Negli anni infatti ho spesso notato che chi vuole venderti una chitarra ti fa delle domande completamente inutili. Ti chiedono il genere musicale preferito, il tuo chitarrista di riferimento, il tipo di amplificatore che usi, gli effetti. Ragazzi, queste domande non servono quasi a niente perché non considerano quelle variabili importantissime che determinano quale Stratocaster è davvero per te. Adesso, 1. Budget. Quanto puoi spendere adesso? Non quanto teoricamente potresti permetterti. 2. Modifiche. Modificherai la chitarra nei prossimi 2 anni o vuoi suonare subito senza pensieri? 3. Vintage o moderno? Preferisci il sound vintage più aperto degli anni 60 o il suono moderno più corposo? E 4. Made in USA? Per te è importante che sia americana oppure non conta? Ti mostro subito come funziona con 3 profili concreti. Marco, 18 anni, suona da poco, budget 400 euro, non vuole modificare nulla, preferisce suoni moderni. E la provenienza è indifferente. Risultato: Squier Classic Vibe. Laura, 25 anni, budget circa 1000 euro, ama smanettare, cerca un suono vintage, preferisce una messicana per modificarla con dei piccoli upgrade e il risultato è la Vintera 2 come base per la sua chitarra ideale. Roberto, 40 anni, livello intermedio, ha un budget di 2500 euro, vuole subito la perfezione con un suono versatile e deve essere americana. Risultato: American Ultra 2. Come vedete basta interpretare le risposte per arrivare dritti al modello specifico. Usate questi indicatori di prezzo, ad esempio sotto 400 euro siete automaticamente verso una Squier Classic Vibe, fino a 700 euro siete nella fascia Player 2, tra 700 e 1500 euro avete Vintera 2, Player Modified, American Performer e dai 2000 ai 2500 euro entrate nel territorio dell'American Professional 2, American Vintage 2 e American Ultra 2. Oltre questa soglia ragazzi trovate la Ultra Lux Vintage e ancora più in alto ci sono le custom shop come questa e le Master Built, le Ferrari delle chitarre. Combinando quindi il vostro budget di adesso con le altre 3 risposte riuscite a capire la serie esatta all'interno della fascia di prezzo. Ho calcolato solo il costo del nuovo, se invece preferite uno strumento usato a parità di prezzo riuscite a salire di un gradino. Ma cosa fai se sei a cavallo tra 2 gradini? I criteri sono sempre gli stessi. Se dubiti tra 2 fasce di prezzo scegli quella più bassa e investi la differenza in un amplificatore migliore o ancora meglio in lezioni e corsi online come quelli che trovi sul mio sito, ti lascio il link in descrizione. Questo approccio ti dà sicuramente dei risultati musicali superiori rispetto a spendere tutto il tuo budget sulla chitarra. Se dubiti poi tra vintage e moderno, prova entrambi in negozio,
con lo stesso amplificatore, e se dubiti sulla provenienza ricordati che una messicana eccellente batte sempre un'americana mediocre. Ma ora ragazzi, fermate il video, prendete un foglio e rispondete alle 4 domande in 60 secondi. Budget? Modifiche? Vintage o moderno? Made in USA? E ricordatevi di commentare qui sotto con il gradino che pensate sia il vostro. Scrivete ad esempio sono gradino X, budget Y, così confronteremo insieme le scelte migliori. Anche perché il tuo modello ideale sta piano piano emergendo, ma c'è un'ultima verità che devi conoscere. Questo sistema ti porta al modello perfetto per te, ma ogni strumento ragazzi è leggermente diverso. Regola d'oro: se acquisti in un negozio prova almeno 3 esemplari dello stesso modello. Il manico deve essere comodo, l'intonazione precisa, i pick up ben bilanciati. La tua Stratocaster perfetta esiste, devi soltanto capire suonandola. Ma ora sai già esattamente come trovarla. Basta seguire questo processo: i 4 pilastri per eliminare la confusione, la scala per capire su quale gradino ti trovi e la checklist per decidere in autonomia il tuo modello in 60 secondi. Quindi niente più marketing, ma solo consigli molto mirati. E se volete avere tutte queste informazioni a portata di mano, scaricate il mio PDF gratuito con i modelli e la checklist completa per mettere subito in pratica tutto quello che avete imparato. Trovate il link in descrizione e ricordate che ogni grande chitarrista ha fatto una scelta consapevole del proprio strumento. La tua inizia oggi, scarica il PDF e mettiti subito alla prova. Ci impieghi meno di un minuto. Poi mi ringrazierai. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!